Monica, chiamiamo due personaggi che Alfredo ha citato, li chiamiamo come disincarnati, due celebri scrittori, e in ordine di nascita, in ordine temporale, 1809-1849, solo 40 anni di vita, Edgar Allan Poe. Secondariamente, solo 47 anni di vita, H.P. Lovecraft, 1890, quindi ben dopo la morte di Poe, da cui fu particolarmente influenzato, 1937. Sono due immagini molto differenti, perché mentre per Edgar Allan Poe mi viene una stanza tipo, eh, si chiama disposofobico, Mhm. piena zeppa di libri, una stanza molto normale, anzi tendenzialmente umile, con così questa quasi chiusura in se stesso, no? Nella propria fantasia, creatività. mm? Per quanto riguarda Lovecraft, mi viene proprio un qualcosa di un po' più artificioso. Ecco, senti l'eco. Un po' più artificioso, più costruito. Innestato tra l'altro in un altro tempo, ok? In cui c'erano delle forze, anche politiche, molto diverse, degli interessi sulla terra anche diversi. E lo vedo anche un po' più articolato, un po' più volutamente noir. Ecco, Alan Poe lo vedo più genuinamente, l'altro un pochino più costrutto. Sono disincarnati o si sono reincarnati? Allora, mi viene che Lovecraft è come se fosse ancora, no, non si è reincarnato, nessuno dei due, però Lovecraft è come se fosse ancora, non so come spiegarti, evocato, utilizzato da certi ambienti di massoneria esoterica, anche piuttosto cupa, di riti un po' pesanti, un po' neri. Mm. E viene utilizzato come supporto. Mm. Mhm. Non so, Alan Poe lo vedo invece che ha fatto il percorso di un uomo, di Cioè? un'anima. Ah, Sì, che sta vedendo un po' le miserie sue personali, eh, anche lui le ha avute. eh, mh, Ha vissuto, diciamo così, soprattutto per se stesso, ma nel senso un po' più egoico del termine. Mm, quindi adesso è reincarnato? no, secondo me no. Si è incarnato nel frattempo? Cioè, dopo la Mm, morte? Carnato dopo la morte. Cioè, allora, per come lo vedo io, sta facendo proprio un lavoro di riordinamento, nel senso che mi ha mostrato questa stanza molto impolverata, molto caotica, molto disordinata. mm? Ed è come se avesse fatto tutto un lavoro di comprendere l'importanza dell'ordine, dell'essenza e del rapporto con gli altri, visto che l'avevo visto un po' concentrato su se stesso, ma non reincarnato. Invece Lovecraft era proprio più finalizzata la sua letteratura, la sua energia a determinati tipi di entità, di forze, sia in terra che ultraterrene. Mm, 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 mm. Abbiamo visto spesso che i personaggi famosi sono in una specie di teca, no? E non riescono a uscire da lì. Non vale per Poe, vale per Mm, Lovecraft. mm. Perché? Um, Perché comunque già in vita Lovecraft aveva sottoscritto un contratto con determinate entità. Mi fa vedere
color blu scuro, come se fosse l'inchiostro, color dell'inchiostro, ehm, che assicuravano a lui un certo tipo di potere, di fama, ehm, e di deferenza da parte della gente nei suoi confronti. Quindi questo patto è come se in un certo senso, anche quando poi è morto, cioè non è che lasci il corpo e lasci il patto. mm? Mhm. Accade che altri colleghi, chiamiamoli così, mh, di certi ambienti massonici, utilizzino e le sue opere e la sua energia, mh, tenendo lui anche imprigionato in una teca. È un gioco reciproco, ok? Mhm. Mm. E- Chiediamogli un messaggio finale a Poe, Edgar Allan Poe, relativamente in generale a quello che vuole dirci e relativamente a Il Corvo, forse la sua opera più importante. Allora, Edgar Allan Poe è come se dicesse esiste ben altro oltre la letteratura. E, e, mm, mm, poi c'è una nota polemica rispetto all'utilizzo dei writer e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per i libri, per Adesso, scrivere i libri. Sì, cioè cosa dice? Ehm, è come se dicesse, ma non vi rendete conto eh, quanto è sminuire? Non servono così tanti libri. Ok? Quindi non serve né che uno scrittore scriva così tanto se non può, se non riesce, quindi non serve utilizzare il ghostwriter e non serve utilizzare l'intelligenza artificiale. Cioè è lo sminuire la fantasia, lo sminuire il talento umano artistico. Sì, è la negazione stessa della letteratura, l'intelligenza artificiale. Lo scrivere è un'azione che serve all'uomo. Se Mm, uno non sa scrivere, non scrive. mm, Se uno non vuole scrivere, non scrive. È inutile farlo scrivere a un robot. mm. Finirà molto male questa intelligenza artificiale. E l'unica cosa che potete fare tutti è non usarla. E Lovecraft che dice? Non lo so, lo vedo come usato in questo momento. Cioè non riesco a vederlo con ehm, una propria capacità decisionale di staccarsi, ma più usato, vampirizzato in questo momento. Entrambi i massoni legati alla massoneria? Allora, Edgar Allan Poe lo vedo molto curioso di una cosa, dell'altra cosa, eccetera, ma che non aveva mai preso seriamente niente di queste cose. E invece Lovecraft sì. Sì. Viene utilizzato nell'attuale massoneria il lavoro di Lovecraft. Sì, nella E massoneria come? più deviata, più cupa. Mm. Come? Nei momenti di rituali è come se venissero utilizzate delle immagini, non so, adesso per esempio mi fa vedere queste, come se fosse un profilo quasi di Halloween, no? Questa immagine, no? Che mi dà, per evocare delle forze, di disincarnati morti male, morti con rabbia, vissuti, no? Con rabbia, con tanti reati, eccetera, che hanno una carica energetica molto forte. Mm. Vabbè. Questi due personaggi sono a loro destino il mio personale ad eternum veritas, in modo che tutti sappiano chi sono, cosa hanno fatto e tutte queste informazioni tratte da questa breve indagine.
succede qualcosa di interessante. Sì, è come se volesse condividere Alan Poe con Giuseppe Verdi, volesse far comprendere che l'arte è una sola cosa, la musica, la letteratura, e che lui ci ha creduto veramente e continua a crederci veramente.